Lo scultore Carl André ha creato le sue opere d'arte a partire da semplici combinazioni aritmetiche, ammassando e ripetendo elementi identici tra loro. Dopo gli studi d'arte alla Phillips Academy del Massachusetts e al Kenyon College di Gambier in Ohio, ha lavorato alla Boston Gear Works e ha investito il suo guadagno in un viaggio in Inghilterra e Francia. In quel periodo si è dedicato alla poesia, al disegno e alla realizzazione di sculture dalle forme geometriche in perspex e legno. Nel 1957 si è stabilito a New York, dove è stato impiegato come assistente editoriale per una casa editrice. Qui ha conosciuto l'artista Frank Stella e ha lavorato nel suo studio sviluppando una serie di sculture in legno che rivelano l'influenza di Konstantin Brancusi e dei dipinti neri di Stella. Tra il 1960 e il 1964 si è occupato come macchinista e capotreno per le ferrovie della Pennsylvania. Come egli stesso ha dichiarato, le forme ripetitive dei vagoni dei treni dei binari hanno influenzato considerevolmente la sua opera. Nel frattempo sperimentava l'assemblaggio di sculture da semplici blocchi di materiali, sostenendo la tesi per cui l'impiego di elementi multipli ripetuti indirizzi l'attenzione dello spettatore sulla forma e sulla struttura della costruzione. André ha esposto per la prima volta la sua produzione nel 1964 in una mostra collettiva, seguita nel 1965 da una personale alla Tibor Denagi Gallery di New York. Parallelamente alla scultura, l'artista compone versi, seguendo la tradizione della poesia concreta, distribuendo cioè le parole sulla pagina come se fossero disegni. I lavori di Carl André sono opere non figurative e consistono generalmente in unità identiche prefabbricate per uso commerciale come mattoni, blocchi di cemento o lastre di metallo disposte lungo il pavimento e semplici composizioni geometriche che mettono in evidenza i materiali, le forme e le strutture e invitano il pubblico a esaminare lo spazio circostante. L'artista elimina ogni dettaglio decorativo o estraneo, riducendo le componenti alla cura e semplice necessità. Nel 1972 l'acquisto da parte della Tate Gallery dell'opera Equivalent 8, 120 mattoni refrattari disposti a due strati di un rettangolo, ha suscitato proteste contro il presunto spreco di denaro pubblico. L'opera, esposta nella personale di 7 anni prima, ha subito atti di vandalismo. Il titolo deriva dalla serie di nuvole fotografate da Alfred Stieglitz chiamata Equivalence. Le opere di André non hanno nulla a che vedere con le nuvole, ma in matematica la relazione di equivalenza definisce l'identità tra elementi, mentre in fisica il principio di equivalenza afferma la distinzione tra le forze di gravità e di inerzia. L'opera di André spinge a riflettere sugli oggetti e sulle qualità che gli oggetti possiedono. Inoltre egli rifiuta il concetto tradizionale di scultura come forma che necessariamente sta in verticale o che è posta su una base. L'artista concepisce le proprie sculture come spazio, ossia come oggetti che alterano lo spazio circostante, determinando una diversa percezione di esso da parte dello spettatore. Egli definisce infatti le proprie opere come tagli inferti allo spazio. André definì il suo lavoro anche come ateo, materialista e comunista. Nel 1988 André è stato prosciolto dall'accusa di aver ucciso la moglie, l'artista cubano-americana Ana Mendieta. Nel 2010 si è ritirato dall'attività artistica. Si è spento a New York il 24 gennaio 2024. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.